Ciao a tutti! Oggi in questo video proverò a mostrarvi come riuscire ad ottenere degli ottimi fertilizzanti partendo dagli scarti di ciò che si ha in casa, quindi praticamente a costo zero. Io vi consiglio di seguirlo perché è molto carino, ma vi assicuro davvero particolare ed insolito. Carenza di ferro. Tra le tecniche più utilizzate al fine di arricchire il terreno di ferro ce n'è una che fa parte dei cosiddetti rimedi della nonna, che consiste nel prendere dei piccoli pezzi di ferro, anche di recupero andranno benissimo come in questo caso dei chiodi, ed andarli ad inserire all'interno del terreno che si vorrà trattare. Quindi sarà sufficiente prendere i chiodi ed inserirli letteralmente spingendoli all'interno del vaso in questa maniera, stando attenti ovviamente a non rovinare la pianta che vi è nel vaso. Quindi una volta inseriti, semplicemente bagnare il tutto molto abbondantemente, fate in modo che il ferro venga bagnato. Nel giro di pochissimi giorni questo inizierà ad arrugginire e a rilasciare all'interno del terreno le sostanze che arricchiranno appunto il terreno stesso. Nell'ipotesi che esteticamente questa soluzione non vi piaccia, perché comunque potrebbe dar fastidio vedere dei chiodi che spuntano dal pane radicale, soprattutto se la pianta è una pianta d'appartamento, c'è comunque un'altra alternativa per poterlo fare. La soluzione alternativa è quella di prendere una bottiglia in plastica ed andare ad inserire i chiodi all'interno di questa. Quindi semplicemente togliere il coperchio ed inserirli tutti quanti all'interno. Una volta inseriti i chiodi all'interno della bottiglia, questa andrà riempita con dell'acqua. E l'acqua del rubinetto andrà benissimo, quindi semplicemente riempire praticamente sino all'orlo. Ed una volta riempito, chiudere il tutto col tappo. E questo è il risultato finale. Trascorsi soltanto 2 giorni da quando abbiamo messo i chiodi all'interno dell'acqua, andando a riprendere il tutto, ci si potrà rendere conto che l'acqua è già pronta per essere utilizzata. E lo si capirà proprio perché questa ha cambiato colore, quindi da trasparente è diventata di un color ruggine tendente al rosso. Quindi assolutamente perfetta. Prima di utilizzarla per bagnare, però, mi raccomando, agitate bene il tutto, in modo che le sostanze che sono sul fondo si vadano a disperdere in tutta l'acqua che c'è all'interno della bottiglia. Quando l'acqua sarà pronta, per poterla utilizzare si potrà adoperare direttamente la bottiglia come annaffiatoio, semplicemente bucandone il tappo, quindi prendere un chiodo e fare in questa maniera. È davvero molto semplice, basterà agire una leggera pressione e fare un po' di buchi. Fatene circa una decina, quelli saranno sufficienti per poter ottenere un ottimo risultato. Ed ecco qua. Quando l'acqua sarà pronta non resterà altro che bagnare, quindi fare in questo modo, usare proprio la bottiglia come annaffiatoio e procedere. Quando l'acqua sarà terminata non resterà altro che riempire nuovamente la bottiglia, perché considerate che il ferro, ogni volta che sarà a contatto dell'acqua, continuerà a produrre ruggine, quindi a rilasciare le sostanze che noi utilizzeremo per arricchire il pane radicale. Fosforo e potassio. Capita a volte di notare che alcune delle foglioline delle nostre piante, pur essendo giovani, tendono a diventare gialle e ad arricciarsi sui bordi e soprattutto sulla punta, come in questo caso. Questa potrebbe essere la causa di una mancanza di fosforo e di potassio. Dovesse capitare, io vi consiglio di andare ad integrare immediatamente questa carenza all'interno del pane radicale e lo potrete fare semplicemente utilizzando gli scarti delle banane e più precisamente le bucce. Questo è sicuramente uno tra i frutti più presenti e consumati all'interno delle nostre case, quindi riuscire ad ottenere gli scarti di cui avremo bisogno sarà davvero molto semplice, ma soprattutto a costo zero. Uno dei metodi migliori per poter utilizzare le bucce di banana è quello di trasformarle in polvere, e farlo è davvero molto semplice, basterà procurarsi delle bucce di banana, farle essiccare, sminuzzarle, dopodiché tritarle, e ciò che si otterrà sarà questa polvere, che è davvero molto simile a quella del caffè, e la si utilizzerà praticamente nello stesso modo, quindi prendendola ed andando a cospargere lei sul pane radicale delle piante da trattare. Ciò che fa apprezzare ancora di più questo tipo di fertilizzante è il fatto che si possa conservare, quindi se non lo utilizzerete tutto subito, basterà metterlo in un contenitore e poi utilizzarlo quando più vi aggraderà. La prima cosa che occorrerà fare sarà quindi quella di far seccare le bucce. Per riuscirci sarà sufficiente mettere queste all'aperto o in balcone o in giardino sotto i raggi del sole, e nel giro di pochi giorni queste seccheranno. Nell'ipotesi che vogliate accelerare i tempi o semplicemente siate in un periodo invernale e quindi il sole non sarà abbastanza forte per poter essiccare le bucce, basterà mettere il tutto in un forno areato e lasciare cuocere le bucce sino a che queste non saranno completamente disidratate, dopodiché fare raffreddare il forno e tirare fuori il tutto.
E questo è il risultato alla fine della cottura, quindi delle bucce pronte per essere fatte a pezzi e tritate. Le bucce, sia che le mettiate sotto il sole oppure in forno, saranno pronte per essere tritate e quindi trasformate in polvere solo quando diventeranno completamente secche e avranno perso ogni traccia di liquido. Quindi, se toccandole saranno ancora gommose come queste e non si spezzeranno, allora vorrà dire che queste non andranno bene. Al contrario, se toccandole invece faranno questo rumore, sentite, e si sfalderanno semplicemente schiacciandole, allora sarà proprio il momento per tritarle. E a questo punto prendere le bucce, metterle all'interno di un contenitore e iniziare a romperle in questa maniera, semplicemente schiacciandole. Fate in modo che si formino dei piccolissimi pezzettini. Così. Una volta rotte, prendere un macinino, o se non lo si ha in alternativa un frullatore, ed andare ad inserirli all'interno, in questa maniera. Non resterà altro che polverizzare il tutto. Ed alla fine del lavoro questo sarà il risultato. Ecco qua. Ottenuta la polvere, utilizzarla è davvero molto semplice, basterà prendere un cucchiaino e semplicemente andarla a spolverare sul pane radicale, niente di più. E l'operazione è terminata. Al fine di utilizzare queste bucce c'è anche la possibilità di creare dei tè, che non sono nient'altro che dei veri e propri decotti, oppure dei macerati. E in entrambi i casi, tranne la cottura, il procedimento è praticamente identico. Quindi prendere le bucce e tagliare in piccoli pezzettini. Quando farete i pezzi, fate in modo che siano davvero molto piccini, perché più saranno piccoli e più sostanze nutritive e soprattutto in minor tempo passeranno dalla buccia all'acqua. Se la vostra scelta sarà quella di fare un decotto, allora prendete una pentola, mettete all'interno le bucce e riempite con dell'acqua e fate bollire il tutto per circa un'ora, dopodiché filtrate. Se invece vorrete fare il macerato, mettete dell'acqua, coprite le bucce e lasciate il tutto a riposare per circa una settimana, dopodiché filtrate anche questo. E quando saranno pronti questi andranno filtrati, quindi prendere un contenitore, prendere uno scolino e semplicemente andare a fare questa operazione. Ecco qua. Dopodiché scolare ed il risultato che si otterrà sarà questo, quindi con questo si potranno andare a bagnare direttamente le piante. Un altro buon metodo per utilizzare le bucce è quello di realizzare del compost, quindi tagliarle in piccoli pezzettini e poi andarle ad inserire all'interno di un po' di terra. Tagliate le bucce, procurarsi un vaso, considerate che le dimensioni del vaso dipenderanno da quante bucce avrete a disposizione, quindi più ne avrete più il vaso dovrà essere grosso. Riempitelo per circa metà di terra, dopodiché prendete le bucce ed andate ad inserirle all'interno, in questa maniera. Una volta fatto, coprite le bucce con un po' di terra. Così. Coperte le bucce col terreno, bagnatelo in modo che questo sia ben zuppo d'acqua, dopodiché copritelo con un coperchio. Ed una volta coperto il lavoro sarà ultimato, quindi non resterà altro che aspettare circa 2 mesi, dopodiché riprendere il tutto ed utilizzare ciò che si sarà creato. Andando a riprendere il tutto si potrà verificare scavando che all'interno le bucce di banana non ci sono più, proprio perché si sono decomposte, arricchendo così il terreno. Calcio, azoto, potassio e magnesio. Tra i fertilizzanti più conosciuti ed usati, ottenuti con gli scarti di ciò che produciamo in cucina, quello che secondo me è il re è lui, il caffè, proprio perché ha un sacco di caratteristiche che lo rendono unico. Ha una marea di antiossidanti, sali minerali e sostanze nutritive che lo rendono adatto praticamente a quasi tutti i tipi di piante, ma soprattutto ai loro problemi. Questo in agricoltura è considerato oro nero proprio perché è ricco di calcio, azoto, potassio e magnesio, oltre a tutti i sali minerali, ed in più il suo utilizzo è davvero molto semplice. La prima cosa che occorrerà fare sarà quindi quella di procurarsi la polvere. Se avrete la caffettiera questo sarà il risultato, ma anche se siete in possesso di una macchinetta, quindi con delle cialde, basterà aprire quelle ed estrarne dall'interno il caffè. Farlo sarà semplicissimo. Eccolo qua. Guardate un po'. Ottenuta la polvere si potrà procedere essenzialmente in 2 modi. Il primo è quello di andare semplicemente a spolverare sul pane radicale ciò che abbiamo ottenuto.
Il secondo metodo invece consiste nel far macerare la polvere di caffè all'interno di acqua per circa 2 giorni, dopodiché filtrare ed utilizzare. Per fare questa operazione sarà sufficiente prendere una bottiglia d'acqua, se la prenderete da 1,5 litri, le dosi del caffè saranno queste, quindi o 3 cialde come queste ottenute da una macchinetta per 3 persone, oppure se userete le capsule, il contenuto di ciò che troverete all'interno di 10 capsule, inserirle all'interno della bottiglia, aspettare circa 2 giorni, filtrare e questo sarà il risultato. Quindi pronto per essere utilizzato. Non resterà altro che prendere la piantina ed andarla a bagnare. Niente di più. Come dicevo prima, il caffè è adatto a quasi tutti i tipi di piante, ma è particolarmente indicato per le acidofile, quali ad esempio azalea, rododendri e camelie, o per gli agrumi. E con questo il video si conclude, spero che vi sia piaciuto e che vi sia servito per imparare qualcosa di nuovo, di utile e di divertente. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un commento, mettete un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale e già che ci siete dategli un'occhiata, perché adesso qualche video c'è e sono sicuro che qualcosa di carino tra questi riuscirete anche a trovarlo. Se vi piacciono questi video vi chiedo un'altra cortesia, condivideteli sui social perché così facendo mi aiuterete a fare crescere il canale e ringraziandovi in anticipo vi saluto e vi aspetto al prossimo video.